Eccoci, abbiamo iniziato. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Licia sta cuocendo delle castagne sul fuoco ed è molto pensierosa, meditabonda. Sta osservando con grande attenzione la fiamma. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è come se si risvegliasse di colpo eh, verso di noi e dice assolutamente sì. Va bene. Vediamo la vibrazione. Insomma, è 1,5. Consapevolezza. 135. Anima. 41. Vite. 2077. Cervello. 8,7. Suscettibilità ipnotica. 28. 3D. 74. E vivacità animica. 92. Bene. Monica, come si chiama questo progetto di Licia? Prima sessione. Arcobaleno al contrario. Mi mostra l'arcobaleno, anziché essere il classico, diciamo, magnete colorato, Mhm. me lo mostra sbiadito, sul grigio, diciamo, e messo con le gambe all'aria, quindi come se fosse una lettera U. Mhm. Mi fa vedere che nella sua vita tutto è andato un po' all'opposto di come lei avrebbe desiderato, di come avrebbe anche sognato. Sembra quasi a volte come un insetto, questo arcobaleno, di quelli che sono ribaltati sulla schiena e si danno tanto da fare per ritornare dritti, no? Sul terreno, ma non ci riescono. Quindi è tutto quanto girato appunto a gambe all'aria, in un senso di impotenza. Nome della PS. Luce, Nome della PE. fuoco, Entità eteriche. è grosso, c'è un pidocchio nero ed è come se le causasse varie cose. Eh, Irritazione, diciamo così, a vari livelli, che può essere un livello fisico di irritazione e anche un livello, diciamo, psichico, di nervosismo, di fastidio. Poi, a dispetto di come si è presentata, io vedo un canide sempre nero, tipo lupo, sembra, che le crea molta rabbia repressa. Poi Mhm. c'è invece un orso polare bianco del secondo universo che crea un'atmosfera glaciale, affettivamente parlando. Per cui alcuni dei rapporti che dovrebbero essere i principali sono proprio caratterizzati da freddezza. E poi c'è un uomo del tempo
che proprio se la spassa, perché beve, fuma, gioca a carte, è molto tranquillo, ogni tanto dà un'occhiata a Licia, però fondamentalmente è come se la prendesse in giro perché è sicuro che tanto lei non cambierà la sua linea temporale più di tanto, quindi per lui non c'è tanto da fare. Poi ci sono 3 DL. Questo uomo del tempo è quello che ha impedito a Alicia di fare la sessione per tutti questi anni o mesi? Sì, sì, è solo che praticamente lui è come se solo la sfiorasse con un dito, o a volte proprio con la scarpa, più che con un dito, adesso mi fa vedere meglio, no? E la ferma, basta questo. Non occorre molto, No, 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 non ci sono grandi sforzi da fare con lei. però lei è arrivata alla sessione. Sì, finalmente sì. E lui che fa? È sempre lì che beve e fuma? Allora, in questo momento è come se avesse chiamato dei rinforzi. Mm. C'è un altro collega. Mentre lui è magro, c'è un altro collega che è più robusto, più muscoloso. Ed è come se dicesse che tanto poi dopo la riporta a sé. È solo uno svago che le concede. Va bene, vediamo le 3 entità mentali. La prima, come le ho accennato, è Giura, punto esclamativo. Lei non è degna di fiducia. Non si crede più di tanto né a lei né in lei. Quindi non si crede tanto nelle sue capacità e nelle sue possibilità. E oltretutto lei si porta proprio dietro, fin da piccola, questo marchio di non essere creduta, nel senso anche proprio che lei non dice cose veritiere, non dice cose degne di fiducia. E proprio a causa di questo lei non ne fa una giusta, sbaglia tutto quanto. Mhm. Ehm, per cui diciamo così che tutta questa vita che si è creata è di persone che oltre a non avere fiducia, diciamo così, nelle sue possibilità, sono disposte anche a perderla. Mm? Perché in fin dei conti, che perdita sarà mai, no? È una persona che non è che ha così tante capacità. E lei stessa proprio si è creata una vita su misura sulla base del sentirsi un impostore. Lei però è capace, quindi la reazione a questo sentirsi continuamente messa in discussione è la resa o la continua ricerca di un'approvazione, quindi nel fare bene le cose? Lei si è convinta che le cose stanno così. Cioè, siccome le sono state messe in testa quando lei era una bambina e non aveva capacità di discernimento, lei si è convinta davvero di non avere né grandi capacità, di essere veramente una qualunque e anche di essere totalmente un impostore. Quindi, considerando entrambe le cose, lei non merita grandi traguardi, lei non merita un grande amore, eh, lei non merita benessere vero, totale. Che livello è Giura? Per me è 8. 8. Ci vedi dei collegamenti con la frase, la parola finale della canzone di Ambra? Cos'è? T'appartengono?
E alla fine le diceva giura. Beh, è il concetto di giurare l'amore al fidanzatino tipicamente adolescenziale. La storia d'amore molto sentita che si giura durerà per sempre. Allora, non è riferito a un fidanzatino, perché in realtà il giuramento, adesso se parliamo di quello, l'ambito di non è la RAI, eccetera, il giuramento era rispetto a delle entità che garantivano il successo ad alcune ragazze sì e ad altre ragazze no. Il giuramento significa un legamento, esattamente come se si trattasse di un fidanzato, ok? Un legamento, un concedersi, per avere questo, lei lo chiama amore eterno. No? Ti giuro amore, amore eterno, se non mantengo finirò all'inferno. In realtà è l'esatto contrario. In realtà è questo patto con l'inferno per avere, cioè i termini sono invertiti, ok? L'amore e l'inferno, Mhm. per creare ovviamente una canzone orecchiabile e cantata, no? Dai giovani, però in realtà è l'inverso, quindi il patto e il legame è con l'inferno per avere, diciamo così, un qualcosa di eterno qui, nel senso che l'eterno qua è la fama, Mm, 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 sono i mm. soldi, il successo, il sesso. Boncompagni è morto. Boncompagni si diceva aveva delle relazioni con le ragazzine. Allora, io vedo, quello che vedo io, con le ragazzine e con alcuni fidanzati di queste ragazze. Ah. La Bonaccorti aveva presentato per un periodo la trasmissione, poi è stata fatta fuori perché ha scovato, sai che c'era il cruciverbone, no? Ha scovato un concorrente telefonico che sapeva già le risposte e l'hanno fatta fuori. Questa è una cosa che ho sentito di recente. Lei fece causa a questa persona e questa persona vinse perché disse le risposte io le conoscevo perché me le diceva una medium e ha vinto. La carriera della Bonaccorti con questo evento è un po' finita. Lei è stata buttata fuori dalla trasmissione e un po' dalla televisione da questo momento in poi. Che è successo davvero? Sai che mi viene la figlia? Verdiana, Veridiana, qualcosa del genere. Ah, Allora, mi fa vedere come se fossero due spinte opposte, cioè come se Enrica Bonaccorti in qualche modo poteva anche andare in questo settore dello spettacolo, ci poteva anche stare. Ma come se questa figlia invece io la vedo molto più pulita. Ed è come se avesse tirato da un'altra parte, ok? Non so spiegarti, in realtà mh, quello che viene è che Enrica Bonaccorsi aveva iniziato con i presupposti di recitare anche lei, no? Una parte. Poi invece è come se avesse vinto l'energia di pulizia e di verità della figlia. Quindi lei ha fatto l'indignata, mhm, mhm, del broglio che aveva scoperto. Però ovviamente quella parte lì non poteva avere una vittoria pubblica. mhm. Però io vedo che lei in privato invece ha avuto delle vittorie, Beh. ma non sullo schermo. E le ragazze di Nella Rai che cosa, che fine hanno fatto? Hanno venduto l'anima? No, No? no, cioè nel senso, quelle piccole, alcune sono state usate ed espulse dopo poco. Altre hanno avuto proprio delle vite molto difficili. Per esempio ce n'è una, no? Che ha avuto anche un tumore al cervello. Ilaria mi sembra che si chiami. Mhm, Ce ne sono solo poche che sono sopravvissute, tipo Miriana e Laura Freddi, no? mhm. E Ambra. E, e Ambra, ovviamente Ambra. Eh, Ambra diciamo che era l'eletta, la divinità in un certo senso. Eh, però, mh, allora, vedo molti compromessi.
E vedo in Miriana, per esempio, un totale controllo mentale. Laura Freddi invece è come se le avessero proposte diverse cose, ma lei ha detto di no a tante cose. Infatti non è che ha avuto enorme successo, no? E riguardo ad Ambra, è come se lei avesse fatto un patto, poi in qualche modo è riuscita a scioglierlo. Giura. Sì. Va bene, chiudiamo qua la parentesi. Seconda entità mentale. A fuoco lento. È come se lei subisse questa tortura lenta, graduale, quasi, non so come spiegarti, si è abituata. È un po' quando si parla della rana bollita, no? Mhm. Che insomma viene messa in una temperatura che non è subito bollente, no? E, e sta, non scappa. E lei è così, sta. Livello? E direi 5. Terza. E Mm. bisogna saper perdere. Questa entità mentale la spinge verso la rassegnazione. Le dice di stare dove sta e come sta. Le genera sicuramente un senso di fallimento e di impotenza, ma comunque la fa essere molto, molto passiva, molto rassegnata. Livello? 6. Ok, impianti. Allora, come impianto mentale sembra avere in testa un cappello nero da strega, con la questa Con, cosa scusa? no. No, scusami, perché mi è arrivata una cosa, ma so che non la posso dire questa, quindi. Mm? In che senso? Perché? Vuole capello da Perché strega? Ah, questo cappello nero ha una base quadrata, ah, come quella dei cappelli degli universitari. ah, mhm. Perché non possiamo dirlo? Vabbè, se non vuoi non dirlo. Allora, c'è un problema all'interno delle università Mhm. perché ci sono persone molto potenti che controllano l'università, quindi non parlo solo dei rettori o figure del genere. Ci sono delle figure esterne che sono dei politici, dei magistrati e degli uomini di chiesa, però in questo momento di apocalisse, di rivelazione, di scoperta dei segreti, loro stanno cercando ovviamente di proteggere questo loro quadrato, perché è come se ci fosse, aspetta, tipo l'università intesa come formazione e informazione ad un vertice, poi c'è la Chiesa ad un altro vertice e poi c'è la legge ad un altro vertice e le banche in un altro vertice. Infatti, praticamente, adesso io non me li ricordo, so che ci sono stati 2 delitti recenti di 2 ragazze molto giovani, entrambe di 22 anni, ed entrambe universitarie. Mi sembra che una fosse siciliana. Mhm. Praticamente entrambe hanno 22 anni, cioè 4, che sono i 4 vertici. Entrambe universitarie,
riferisce proprio a questo ambito di cui stiamo parlando, no? Questi due omicidi, sì certo compiuti dai fidanzatini, quello che è, però l'obiettivo è quello di fare un sacrificio, anzi due sacrifici in questo caso, per proteggere questo quadrato finché non emergano i segreti. E i nomi degli omicidi li sai? Si possono dire? Di queste due ragazze, dici? Mm. Non lo so, sono due ragazze di 22 anni, ma tanto sono sulla cronaca. Ok. Una sì, mi sembra proprio che sia in Sicilia, perché il concetto è l'isola, no? Isolare, perché sai che tutto funziona attraverso dei simboli, no? Mm. Quindi l'idea è isolare, proteggere questo quadrato C'è un capo di affinché non questa venga scoperto. università. No, non te lo posso dire Ah, questo. ok. Lo so, ma non te lo posso dire. Ok, vorrei dire però a questa persona, dove vuoi andare? Sei il capo di una Matrix finta. Finita la Matrix finta, sono cazzi poi, amari. C'è un bel basso astrale che lo aspetta come minimo. Quindi mi fa tenerezza anche che adesso c'è l'Apocalisse, la rivelazione, e questi cercano di proteggersi. Da cosa vi proteggete? Che tanto andate lì? Cosa risponde questo signore? Allora, vediamo un po' che cosa posso dire, perché alcune cose so che non le posso dire. Dunque, quando tu hai chiesto, hai detto questo, lui ti ha rimbalzato. Consideriamo che siamo in un gioco, ok? In questo momento le tue affermazioni sono come una specie di pallina che è rimbalzata sul vertice chiesa, ok? Perché quello che tu hai detto in realtà ha come risposta il fatto che c'è una protezione di entità che sono specialmente legate alla Chiesa e che assicurano che quello che tu hai detto non avverrà, Ma ti avverrà, eviterà il basso astrale. invece avverrà. Allora, qui c'è... Allora, aspetta un attimino. C'è Cornelius. Mi sembra che sia nel cartone animato tipo della pentola magica. Questo qua che ha la faccia da scheletro, gli occhi rossi, il cappuccio. Mm? Questa qui è un'entità che praticamente è come se facesse molto importante, che fa da guardiano, ok? Guardiano dei passaggi dimensionali. Allora è come se questa entità facesse in modo che alcuni che la servono in maniera egregia non andranno nel basso astrale, Ma ci andranno lo ok? stesso. E lui dice così e tutti quanti gli credono. Ma ci andranno lo stesso. Anche se c'è l'entità finta virtuale che gli dice il contrario, ci andranno lo stesso. Ho ragione o no? Per pochissimi è come se lui creasse una specie di anticamera del basso astrale. Vabbè, ritarda la cosa, ma andranno lì. Certo. Bene, adesso lo sa. Va bene. E le due ragazze dove sono? Le due ragazze sono state uccise dai fidanzati. Ehm,
però non so, le vedo ancora in una fase di non comprensione degli eventi. È vero che sono morte da poco. Ancora, come posso dirti, in una sorta di confusione, di ricostruzione del tutto. No. Stavamo vedendo gli impianti, li abbiamo visti, no? Questo cappello praticamente che lei ha in testa è come se le mandasse degli impulsi ehm, in cui vengono confermati i sogni infranti e la fa sentire proprio incapace. Sogni infranti e incapacità, impotenza. Poi c'è sul petto tipo un enorme crocifisso che proprio le fa sentire molto il senso del sacrificio, del dovere, ma anche alcuni sensi di colpa. Intorno alla gola ha come un cappio che la fa sentire soffocata, anche nel senso di obbligata, costretta. Poi la gamba destra, dal ginocchio alla caviglia, è tutta ingessata, per cui è come se lei non potesse più di tanto camminare. Poi, Ehm, no, mm, basta. va bene. Monica, cinema, fratello, marito, 2 figli. Il fratello ha portato un ciuccio. Il marito viene tipo con una valigetta, non so cosa abbia dentro, una valigetta in pelle. Cos'ha dentro? Ce lo mostra? E non so, capisco se devono vendere delle cose, perché sembrano dei documenti. Non so se di vendita, di contratti. I figli? Riesco a vedere meglio uno più dell'altro. Uno è come se fosse un po' più compatibile con questo tipo di discorsi, di energia, e l'altro un po' meno. Però ci sono entrambi e poi ovviamente c'è la sua amica. Come la vedi l'amica? Non so, ha delle scarpe, è venuta vestita molto bene, coi tacchi, perché è un evento, una cosa importante per lei e anche molto rispetto del luogo, della circostanza, dà molta importanza a questo momento. Bene, Monica, Portale Aureo, chiamiamo la mamma di Licia, mancata quando questa donna aveva 26 anni e Licia solo alcuni. Questo evento ovviamente ha determinato molta della vita di Licia. Ho notato che mi capita spesso che quando sono morti da molti anni non riesco tanto ad afferrarli, perché lei mi si presenta sotto forma, non so se è una rosa o una peonia, è rosa comunque ed è aperta. Ehm, e quindi la sento trasformata, no? Il senso è proprio questo. Ehm, Quello che mi ha fatto vedere due cose forse del piano terreno, una è una bacinella piena di acqua e una è la luna. Cosa vuole... Poi adesso mi sta facendo vedere un pacchetto di cracker, non so se
legato al fatto che lei è mancata per parto, magari era già stata di per sé una gravidanza difficile con delle nausee, però è come se si fosse proprio distaccata da tutto questo. Mm, come se si fosse ricongiunta con la propria madre e, e c'è stata una specie di, mi dice, perché mi fa vedere un vaso di miele, mm, come di riappacificazione e di riunione, proprio il collante del miele. Cosa E dice Alicia? Sì. gli dice, bambina mia, quanto ti hanno mentito, mentito, mentito. E ha detto che lei provava a metterle una fatina azzurra quando era bambina. Vicina, tipo sembrava una fata turchina quasi, affinché potesse essere comprensibile, no? Da Alicia quando era piccola, perché aveva un richiamo, eh, insomma, no? Che lei poteva riconoscere. Mhm. Sì. Ed era come se la consolasse quando lei si metteva a piangere, perché mi fa vedere come se Licia a un certo punto si mette in un'angolina da sola a piangere e lei gli manda questa fatina, un po' per consolarla, per quanto possibile rallegrarla. Dove si trova la mamma adesso? E poi ha detto che le è stato molto vicina nella fase dello sviluppo. Non so se lì c'è avuto delle difficoltà proprio nel momento in cui è diventata signorina, quindi proprio che si sta sviluppando fisicamente e si è sentita insomma un po' in difficoltà. Dove si trova adesso? Secondo me lei è già nel portale aureo, per la leggerezza che percepisco. Messaggio di Licia alla mamma. Ehm, hai lasciato un vuoto incolmabile. Eh, per anni mi sono sentita piccola eppure di dover essere tanto grande. Io non so se adesso sono adulta, smarrita, infelice. Non so dove trovare il vero sorriso. E cosa risponde la madre? Io e tua nonna, la mamma di lei, aspetta, perché mi fanno vedere che le creano da non so perché, da un rotolino di carta igienica, una specie di portapenne, ok? E le mettono dentro una penna con la piuma e dicono che lei adesso può usare questa penna con la piuma per scrivere ciò che vuole e questo verrà realizzato. E cosa scrive Licia? Me a colori. Come si congedano mamma e figlia, due semi sconosciute? Sì. Mm. Se le offrissero del latte caldo.
si bevono insieme un latte caldo. Le preparano per lei, per Licia, un latte caldo e le dicono di berlo, che non le farà male, e che le farà sentire tutto il materno che le è mancato. Licia ha gli occhi azzurri, non so, non ho visto. No, Che vedo degli occhi azzurri che la guardano. Non capisco di chi sono. di chi sono? Degli occhi azzurri. Non so. Tuo papà, il suo papà, Mhm. Mm. che è ovviamente disincarnato, no? Che è disincarnato. Si è presentato? E ho visto questi due occhi azzurri. Beh, si faccia avanti. Cosa vuole dire? Ehm, Perché è venuto un po' con la parola disastro, come un patatrack, ecco. Patatrack però in generale, per la vita, non solo da un punto di vista economico. Mm. I problemi Ehm, finanziari di Licia dipendono dal padre. Lei li ha ereditati, dice. Lui le sta dando una chiave e lui dice che solo una volta morto, solo una volta passato nell'altra dimensione, è riuscito ad avere questa chiave e adesso glielo vuole passare, che è la chiave cui si apre una specie di cassaforte. Gliel'ha passata? Sì, Va bene. Salutiamo il padre, la madre e la nonna di Licia. E dimmi se vanno tutte e tre nel portale aureo. sì, è come se loro fossero delle luci e vanno nel portale aureo a cavallo di una farfalla colorata. Mm. E lo chiudiamo. Sì. Ok. Bene, Monica, abbiamo ripreso. Portale aureo chiuso. Chiamiamo nel cinema La Matrigna. No, non mi viene nulla Non a viene. questa chiamata. Chiediamo alla PS di Licia perché ha scelto questa vita in cui avrebbe avuto una mamma non sua. Con quale obiettivo di apprendimento? Allora, l'anima è come se far vedere due momenti molto diversi. Tutta la fase in cui Licia è stata nella terza dimensione è questa. È come se l'anima
di Licia volesse fargli vedere che tutto quello che c'è stato era quasi, tra virgolette, l'obbligo della terza dimensione, fatto sicuramente di tantissimo disamore, perché lei proprio non si è sentita né amata né creduta, sostenuta, eccetera. E adesso invece è come se le facesse vedere che dopo tanta terza dimensione, ora lei ha la possibilità proprio di entrare nella quarta dimensione. Quindi smontare le bugie e la prigione della terza dimensione. Come? Per liberarsi gradualmente. Allora, intanto mi fa vedere che Lice è davanti a questo grande pidocchio, ok? Come a voler dire che lui, che è un pidocchio, è anche più grande di lei. E vuole fargli vedere quanto questa sia una menzogna. A causa della sua infanzia e a causa proprio del gioco di terza dimensione, perché la maggior parte di noi vive un'infanzia da incompresi, no? Infelici. Lei ha creato proprio delle entità che la facciano sentire una nullità. Così come la matrigna la faceva sentire una nullità. Monica, causa esoterica dei problemi finanziari. Allora, avendo perso la madre, dovesse mantenere un legame, che è il cosiddetto patto di fedeltà, con il padre, che era quello rimasto vivente. E purtroppo con il patto di fedeltà si assorbe tutto. Quindi non solamente il legame affettivo, ma anche proprio tutti i disvalori e i blocchi del genitore con cui si fa il patto di fedeltà. Però mi viene anche la matrigna e le dice qualcosa del tipo: tu non combinerai mai nulla di buono. E ovviamente questo significa anche tu non ce la farai mai, no? Per crearti un qualcosa di solido, di stabile economicamente parlando. Ed è come se quella, la matrigna, quasi come fosse davvero una strega, avesse prodotto... Hai sentito? Sì, no, questo sono io. Scusa. Ah, ok. Un incantesimo. Un incantesimo nella vita di Licia. Per cui lei davvero si è trovata a fare dei lavori al di sotto delle sue possibilità, al di sotto del suo titolo di studio, e adesso, poi successivamente, insomma, a trovarsi anche senza il lavoro. Causa esoterica dell'avere paura dei cambiamenti e del non finire le cose. Quello è l'uomo del tempo, e l'entità mentale bisogna saper perdere. Vogliono proprio farla stare in questa, nel brodo, okay? Nel brodo che per quanto sia insipido, per quanto sia inaccogliente, però è un qualcosa di conosciuto. È un qualcosa che in qualche modo la può avvolgere, non la fa sentire sola, rimane comunque un brodo tiepido. A minestra riscaldata. Praticamente. E sia i cambiamenti che finire le cose. Sì, perché comunque è un modo per rimanere avvolta, abbracciata da qualcosa. Se tu invece la finisci, ok, è come se uscissi da una certa cosa. Ipotizziamo, no? Come se fosse un cerchio, quando lo chiudi poi dopo puoi uscire. Ma lei ha bisogno di non chiuderlo questo cerchio, perché così si sente comunque non sola,
comunque in qualche modo abbracciata, anche se si tratta di una sconfitta, anche se si tratta di un disagio, lei ha bisogno, quel cerchio lì, di non uscirne. Magari ne apre un altro ancora di cerchio, ma è importante che lei non esca da questi cerchi. Così non è mai sola. E almeno, oppure se entra in un altro, cioè se esce da quel cerchio, deve essere sicura che entrerà in un altro cerchio che non abbandonerà. C'è una curiosità, la città, la zona dove abita Alicia, che non so se posso dire, ma non è così importante. Posso dirla? Posso dirla? Ah sì, Biella. Conosco delle persone di Biella che hanno esattamente questi punti, la paura dei cambiamenti, non finire le cose, matrigna. Sono delle criticità e dei punti un po' specifici che però io riscontro essere parte di quella città. Ma è solo una casualità? Ma mi viene proprio come fosse B e poi Iella. Vai Licia. La B è da due volte la Iella. Sì, esatto. Va bene. Tumore benigni alla pelle. Causa esoterica. Allora, qua mi viene Giura, l'entità mentale, che è come se lei, sentendosi veramente indegna e bugiarda, anzi come la matrigna le diceva infingarda, lei dovesse mostrarlo pubblicamente. E non è in grado lei di togliersi questo stigma, ok? Deve esserci qualcun altro che glielo toglie, quindi vari interventi. E qualcuno deve sempre verificare questo suo stigma. Quindi lei è proprio come se si sentisse di dover essere marchiata. A pelle, a fuoco. Sì. Monica, cremazione o sepoltura? Lei ha molto forte questo elemento del fuoco, cioè gliel'ho visto sia fin dall'inizio nell'immagine in cui cuoceva le castagne, sia per il nome dello spirito, no? E poi diciamo che la sua anima si chiama luce, no? Luce intesa anche come aria. Quindi più affine a lei vedo la cremazione, dove c'è l'elemento fuoco e poi le ceneri che possono anche andare nell'aria, possono essere sparse. C'è una differenza in generale, perché questa è un po' la domanda di Licia. Voglio dire, un corpo può essere sepolto, sì, può anche essere violata la sepoltura, ricordiamo Mike Bongiorno, no? Possono essere vilipese le spoglie, possono essere asportate delle parti di un corpo che era un mezzo. Quanto il corpo è collegato all'anima una volta che non serve più e che è in una bara? Molte culture ritengono che il corpo sia fondamentale, quindi perdere una persona e non avere il corpo perché è in guerra, perché è finito in mare, per mille motivi, è un'enorme sventura. È così? Allora, mentre parlavi, non so, mi veniva proprio una scuola. È come se effettivamente il corpo fosse il principale strumento per noi per imparare. Quindi effettivamente è molto importante. La maggior parte di ciò che noi impariamo, il corpo contribuisce. Quando è in vita. Quando è in vita, ma dopo l'apprendimento
non è più attraverso il corpo. Quindi nelle fasi iniziali il corpo può essere per alcuni importante, ok? Perché magari erano molto identificati con la materia, ma poi in realtà non lo è più neanche per quelle persone così materiali. Si passa in una dimensione in cui quello strumento lì non serve più, è stato utilizzato. Mhm. Quindi cosa succede quando un corpo viene cremato? Il fuoco nella Matrix è, per quanto mi riguarda, ancora un mistero, no? È una forma di energia danzante che trasforma la materia in poco residuo, calore, fumo e luce. È come se agevolasse la trasformazione, il passaggio. Non lo Vorrebbe rallenta, lo dire, accelera. sì, tanto quello non serve più, quindi viene favorita proprio la dimensione nuova. Mentre un corpo che magari per determinate condizioni, il terreno, la bara, il clima, si conserva o quasi si mummifica per 50, 100 anni, ha un'evoluzione l'anima più lenta? A me pare di sì. E io ho la risposta alla domanda. Quindi cremazione. Sì, però non tutte le anime sono così pronte. Mm. Cosa fa un'anima quando il proprio corpo viene bruciato? In quell'istante? Io è come se percepissi un sorriso, un alleggerimento, come se uscisse dai confini, ci fosse un'espansione. E se l'anima non è pronta? Cosa succede quando il proprio corpo viene bruciato? Come se dovesse attaccarsi a delle cose materiali, quindi se non può farlo con il proprio corpo, che si trova lì per esempio nel cimitero, eccetera, lo fa con altre cose materiali. Oggetti suoi, case, posti, animali, persone? Sì, 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 sì. Sembra una domanda stupida. Sì, A dimmi. volte sembra anche altri corpi, corpi, Deceduti. sì. Sembra una domanda stupida, ma se una donna o un uomo presenta delle protesi, protesi a silicone, protesi metalliche, no? Chiodi, piastre, attaccate alle ossa, la cremazione è uguale o cambia? No, non cambia. Non cambia assolutamente nulla. Quegli oggetti sono estranei, resteranno, se non sono combusti, resteranno alla fine e stop. E il momento della dispersione delle ceneri, se avviene, cos'è? Mi fa vedere come un volo, come se ci fosse un volo, come se ci fossero dei mazzi di fiori che volano. È come se si unissero degli elementi che abitualmente non sono uniti
così, no? Perché dei fiori tu li vedi sempre attaccati alla terra, invece qua me li fa vedere che volano. Ipotizziamo una dispersione delle ceneri in mare. Segui una particella delle ceneri che effettivamente era il corpo della defunta, che va nel mare. Cosa fa questa particella? È come se sentissi una gioia che dice torno al tutto, torno nel tutto, torno nella mia vera essenza. L'eterico, lo spirito. Però anche il fisico, perché poi noi siamo costituiti da acqua, quindi è un ritrovarsi in maniera più profonda. E se questo avvenisse in montagna invece? Mi fa vedere un albero in questo momento ed è come se questo pulviscolo di cenere riuscisse a far parte delle radici di questo albero. Un nutrimento. Domanda alla PS di Licia circa questo argomento. Perché in parte è come se le dicesse pensaci di meno e pensa di più alla vita ora che stai vivendo. Perché forse lei usa abbastanza tempo, no? Nel pensare questo. E proprio quando stai gioendo, emerge in te spontaneamente la risposta che già conosci, ma metti da parte questi pensieri. Non serve che decidi ora. Ora serve che vivi. Tutto quello che devi fare è essere felice. Come se le portasse davanti un coniglietto bianco, tutto soffice, vedo che muove il musetto e sento in Licia risvegliarsi proprio un senso di tenerezza. E quella tenerezza si trasforma in emozione di gioia. Va bene, andiamo all'avatar. Scusa, al cluster. Anche all'avatar. Il cluster è come una fortezza, con le cinte di mura tutte altissime, invalicabile. Quindi torniamo indietro. Troppo alte, no, troppo alte, non si può. Torniamo indietro. Lei sembra quasi essere una scalatrice di montagna. La vedo tutta bella attrezzata, con i picconi, e è anche molto veloce. Non vedo problemi, non vedo ostacoli, lei dice. E cosa c'è di là, oltre le mura? I coccodrilli, il passato dei coccodrilli. Cosa fa di tutte queste mura, del fossato, dell'acqua, dei coccodrilli, dei contratti? Lei dice, sono stata corrosa e avvelenata a sufficienza da tutto questo. È come se vedessi proprio l'acqua e i coccodrilli in una sorta di convogliati verso un pozzo.
quello è il portale aureo. Mhm. Mentre scende giù l'acqua con i coccodrilli, le mura si sbriciolano e vengono, diciamo così, assorbite dall'acqua e portate insieme nel pozzo. Mette E quindi qualcosa non c'è più, il cluster non c'è più. al suo posto, mette qualcosa. E sembra un girasole, Avatar. è un girasole ad eternum. Ha un po' le sembianze dell'uomo del tempo. Ed è lui che dice le cose che dici sempre tu. Ma sei sicura? Quindi io sono un avatar. Beh, Licia è l'avatar, alla fine. Certo, è È la tutto. sua Lei è tutto questo. componente, sì, la sua componente opposta, positiva. Il gioco sarebbe molto più semplice se noi non ci boicottassimo. Ma il gioco è fatto così. E quindi Licia si fronteggia con la propria parte autosabotante. E la tiene? No, è come se si fosse ricoperta di fiori e allo stesso tempo intorno ha come un cerchio di fuoco. E proprio grazie a questo rinforzo del fuoco dei fiori riesce ad avere le forze per buttare via l'avatar dentro il portale definitivo. E mette qui un ad eternum cerchio di fuoco. Io sto vedendo come se un lavandino avesse finito appena adesso di scaricare tanta acqua che lo riempiva. Sì, Abbiamo quello che... caricato tutto. Sì, Come vedi adesso Licia? non so perché mi viene un gatto, non ho idea. Comunque, probabilmente perché è come se lei adesso fosse nelle sembianze di un gatto, quindi più leggera, anche più furba in un certo senso, più capace di muoversi, di vedere nel buio. Ci sono ancora il pidocchio, il canide, l'orso, l'uomo del tempo, i 3DL e le tre entità mentali. No, Gli impianti? no, Vibrazione. adesso mi dà 116 miliardi, Consapevolezza. 159, Anima. 51, Vite. 1869, Cervello. 10, Suscettibilità ipnotica. 48, 3D. aspetta, mhm. Perché è come se mi facesse vedere dei diversi settori della sua vita. Diciamo facendo una media mi viene 37, Beh, vivacità animica. 95. Benissimo. Arcobaleno al contrario? No, no, adesso l'arcobaleno è nel giusto verso.
Cosa fa il fratello nel cinema? E vuole andare sotto l'arcobaleno. Cosa fa il marito? Lui volta le spalle all'arcobaleno. Cosa fanno i due figli? Sono sopra l'arcobaleno, tipo un po' che giocano, che si muovono da una parte all'altra, tipo facendo quasi un parkour. E l'amica? L'amica è come se fossi in una delle due estremità dell'arcobaleno e dice io sto qui, c'è una pentola d'oro. C'è anche una sessione pentola d'oro. Mm. Va bene, non c'è altro da dire se non il messaggio di Licia, come luce PS e fuoco PE, a Licia in carne ed ossa. Sono agile, sveglia. Sto risvegliando in me l'affettività e l'intelligenza sopraffina. E per questo sono un gatto. Inizio a divertirmi nella vita. Immagine finale? Aperto la finestra e sento gli uccellini che cantano ed è come se la salutassero perché lei è nuova. Le fanno le congratulazioni.